Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi nel segno del Toro, ascendente Toro, Luna o Venere in Toro. Andiamo a vedere come sarà questa settimana dal 16 al 22 settembre con questa luna piena del 18. Andiamo a vedere quali sono gli adempimenti spirituali nella realtà fenomenica, ossia in base a quello che accadrà in qualità di karma e di dharma, come approcciarsi al meglio nelle sfide evolutive dell'anima. Quindi ragazze mie, ragazzi, soprattutto per i ragazzi nuovi, invito a studiare i contenuti delle mie playlist, soprattutto l'arte sciamanica, dove ci sono proprio i contenuti funzionali a capire come funzionano le cose, all'arte proprio della magia consapevole, per debellare il karma, andare incontro alla realtà consapevole di co-creazione con il divino e non con la mente razionale. E vi consiglio anche di guardare il vostro segno zodiacale ascendente che è uscito per il mese di settembre 2024 per vedere qual è l'evoluzione spirituale per te in questo mese e come adempiere al meglio in questa prossima settimana. Per chiunque lo desiderasse ho messo a disposizione il mio primo libro scritto nel 2019, Il risveglio della coscienza, che è una tesi in naturopatia, mandandomi una mail all'indirizzo taromantic21@gmail.com. Ok, detto questo, ragazze mie, ragazzi, partiamo subito. Facciamo la stesura a croce. Cosa accadrà in questa settimana per le mie ragazze e i miei ragazzi del Toro dal 16 al 22 settembre? Allora, energia attuale, positiva, negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Allora, iniziamo la lettura. Energia attuale, Toro. 6 di coppe. Ti vedo sognante. Ti vedo innamorata o innamorato col 6 di coppe. È una bellissima energia di connessione con il proprio bambino interiore o bambina interiore, il 6 di coppe, Quindi è possibile che questa energia tu la stia condividendo con qualcuno in questo momento, anche con i tuoi figli o con la persona amata o con una persona affine a te, un'anima gemella, può essere un'amica importante, un amico importante, oppure c'è proprio l'amore per te in questi giorni, L'amore è inteso sotto proprio la forma più pura col 6 di coppe. Vediamo energia positiva. 7 di bastoni, energia positiva. 7 di bastoni mi parla di limiti. Al positivo forse limiti che vengono superati, però lo vediamo nel corso della lettura. Vediamo il blocco qual è. Re di denari. Probabilmente qua stai avendo a che fare con una persona che è molto, può essere non può darti stabilità in questo momento, secondo me. Non si vuole impegnare o comunque non può darti stabilità in questo momento. Oppure può essere una persona impegnata. Oppure una persona che è soprattutto legata al lavoro, alle sue cose. Vediamo che succede. Vediamo il passato. Ruota della fortuna. Re di spade. Allora, qua abbiamo avuto nel recente passato una connessione con una persona che era più mentale, più calcolatrice da un punto di vista mentale, però le cose poi sono cambiate. Qua ci sono due re. O stai avendo a che fare con una persona che era più fredda perché era impegnata, poi la connessione si è rinvigorita qui e c'è una bellissima connessione di 6 di coppe. Perché io qua vedo una persona più fredda, una persona più distaccata dalle emozioni, può essere anche tu stessa, o tu stesso concentrato soprattutto nelle tue attività lavorative e quindi che non puoi dare stabilità adesso a qualcuno.
però ti vedo adesso che qua arriva qualcuno, oppure condividi con i tuoi figli questa bellissima energia. Vediamo che succede. Settimana che va dal 16 al 22 settembre, Toro. 3 di denari, 5 di bastoni. Arriva un cambio. Allora, qua, se stai vivendo una connessione bella con qualcuno in questo momento, può arrivare in questa settimana, ti vedo fare dei piani insieme a questa persona, ti vedo incontrarti, sono dei piani costruttivi. Però poi ci può essere un litigio qua, che però poi cambia le cose, perché la volontà è di superare i litigi che ci possono essere, un piccolo fraintendimento ci può essere qua. Oppure un litigio dovuto a circostanze lavorative, magari stai vivendo adesso questa situazione con questa persona, bella energeticamente, e poi ci può essere una situazione di litigio, qua vedo un litigio o per terze persone o tra di voi per motivi di lavoro o per motivi di lavoro da parte di questa persona che non può impegnarsi in- nel mantenere i piani che vuole fare insieme a te in questa settimana, però poi arriva un cambio. Che c'è dopo la morte? Il mondo. Grazie a questo litigio o a quella cosa che succede tra di voi in questa settimana si apre una nuova tappa e un nuovo inizio, asso di bastoni. Allora qua c'è una discussione con questa persona o con qualcuno, può essere anche il padre dei tuoi figli, con il quale le cose vanno bene, però qua poi vedi che c'è un litigio, grazie a questo litigio e vengono fuori delle cose che dovevano essere messe fuori affinché si potesse avere un cambio, una nuova tappa inizia grazie a questo cambio, si chiude col passato di quello che uscirà da questo litigio, finalmente si dicono queste cose e si chiude una tappa e si apre un nuovo inizio, asso di bastoni con questa persona. Ok? Oppure io ti dico anche un'altra cosa, arriva una persona nuova, eccola qui, arriva una persona nuova, o tu stai già con una persona nuova, va bene? Tu stai già con una persona nuova, può arrivare la persona con la quale c'era freddezza che magari non ti poteva dare stabilità perché è impegnata su vari fronti. Allora tu chiuderai definitivamente con questa persona perché c'hai già la persona nuova. Vedete un po' dove vi risuona. Vediamo cosa ci dicono i miei tarocchi. Abbiamo il segno del toro come te, vergine, capricorno, acquario, gemelli, bilancia, scorpione. Sì. Vediamo. Allora, energia attuale 6 di coppe. O puoi essere tu che non puoi dare stabilità a una persona ancora? Può essere tu che non puoi dare stabilità a una persona ancora e quindi magari possono anche sorgere delle discussioni in merito a questo, però poi grazie a questa cosa che viene fuori c'è un nuovo inizio insieme. Vediamo. 6 di coppe, energia attuale, paggio di bastoni, sì, io vedo qua che c'è comunicazione bellissima con una persona. Vediamo il 7 di bastoni al positivo, 7 di bastoni, 7 di bastoni. Qua allora ci saranno dei limiti che vengono messi, o tu metti dei limiti a una persona con la quale che non ti può dare stabilità perché c'è una persona nuova o ci sarà una persona nuova, oppure succederanno delle incomprensioni che ti porteranno a mettere dei limiti, ma grazie a questi limiti c'è un blocco, ok? Ci sarà un nuovo inizio. Vediamo un po' il re di denari al blocco, l'imperatrice, ci sei tu al blocco qua. E come qua ci può essere una discussione, qua ci sarà una discussione, non ci può essere, dove ci si confronterà, magari uno blocca anche l'altro, non lo so, però dopo c'è un nuovo inizio, non so se con la stessa persona o con la persona che è entrata nuova o che entrerà in questa settimana o nei primi giorni. Io qua vedo che, allora, siccome la morte è la tappa dello scorpione, durante la tappa dello scorpione, quindi novembre, ci sarà un inizio che avrà a che fare con un rinnovato rifiorire con questa persona, totale.
Fammi vedere perché devi ritornare al blocco. 4 di bastoni, discussioni per una stabilità o che questa persona o non può dare o sei tu che non puoi dare stabilità, oppure discussione in casa, oppure discussione per una convivenza. Magari state vivendo adesso questo momento bello, fate dei piani e poi c'è una discussione in casa oppure una discussione perché non vi potete incontrare per motivi di lavoro, perché non ti può dare stabilità o è impegnata questa persona su altri fronti. Una cosa del genere deve essere re di spade, il re di spade la ruota, temperanza, re di spade la ruota, 4 di spade. Io qua credo che tu hai cercato di mantenere la pazienza con qualcuno che si dimostrava più inflessibile, che tutta una volta poi non ti ha parlato, poi adesso ti parla di nuovo. Una persona un po' più magari concentrata su di sé qua. Vediamo questo 3 di denari, quindi 16-22 settembre, 3 di denari, la morte, ok, 5 di bastoni, cavallo di bastoni. Allora, qua c'è un litigio in questa settimana, o per dei piani che non si possono fare, o per motivi di lavoro. Avviene un litigio qua, cavalli di bastoni, una cosa all'improvviso, fulminea. Guarda, 3 di spade, avviene qualcosa, o qualcuno dice qualche cosa che fa male all'altro, riguardante la stabilità, e tu tu magari stai bene ma vorresti di più in questa persona. A un certo punto c'è un litigio. Vediamo questa morte qua. 10 di spade, proprio c'è una chiusura qua, un litigio forte. Cavaliere di denari per lavoro forse, o da parte tua o da parte di questa persona. Vediamo il mondo. Regina di coppe. Però poi si apre una nuova fase per te, dove prendi il potere, regina di bastoni. Può essere anche che il litigio ci sia per una terza persona, che questa persona ha a carico, che può essere di qualsiasi natura questa persona. E poi però c'è, ti dico, grazie a questo litigio, tu elabori le emozioni e c'è una nuova opportunità. Asso di bastoni, vediamo questo asso di bastoni. 2 di bastoni, dall'1 passiamo al 2. C'è una nuova opportunità grazie a questo litigio che apre nuove possibilità. Di nuovo l'asso di bastoni, 5 di bastoni, vedi? Di nuovo 5 di bastoni. O c'è conflitto per una terza persona, viene dato un ultimatum e poi alla fine c'è una nuova opportunità grazie a questo litigio, senza il quale litigio questa opportunità non si poteva avere. Dammi un'altra asso di bastoni. Il mago, sì. Grazie a questo litigio c'è un'opportunità. Questo litigio deve succedere per forza, mi dicono, perché ha a che fare con delle resistenze che devono essere abbattute. Qua abbiamo anche il segno del gemelli. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Con i miei oracoli lui e lei, per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. Allora è come se tu litigassi con questa persona si rende conto che ha sbagliato. Amami quando lo merito meno, magari non merito il tuo amore, dice, no? Però è quando ne ho più bisogno, cioè mi rendo conto in questo momento in cui ho bisogno del tuo amore. Ok, un'altra. Ti penso, ecco, ti penso anche quando sto con lei, sto impazzendo. Qua c'è una terza persona per molti di voi. E ti dico una cosa, ci sarà un litigio per questa terza persona. Però, o ti dico anche un'altra cosa, che siccome il 7 di bastoni sta a te al tuo positivo, c'è questa persona che metterà limiti a questa terza persona. E quindi poi litiga con questa persona qui. E poi arriva da te perché chiude definitivamente
la morte 10 di spade con la terza persona. Quindi vedete qua c'è qualcuno che chiude definitivamente con una terza persona. Puoi essere tu o la tua persona di interesse, perché a tuo favore ci sono dei limiti che vengono messi. Un blocco totale con una terza persona. Ok, vediamo un'altra. Ti amo, infatti. Ti amo. Sì. Quindi vedete un po' dove vi risuona, però vi dico una cosa, se è il caso tuo della terza persona, la nuova opportunità con tanto di strumenti del mago non avviene in questa settimana, bisogna avere un po' di pazienza perché c'è la morte, la tappa dello scorpione che questa persona chiude con la terza, o puoi essere tu che chiudi con un terzo. E poi qua ti dicono pazienza, regina di coppe, si apre una nuova tappa che porterà a fare nuove scelte in tuo favore. Wow, vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli. Amore fatale, c'è un amore fatale o è stato amore fatale tra di voi. Amore fatale. Boom, proprio. Ok. Vediamo cosa dicono le fate. Connettiti con la natura, questo è un consiglio che ti danno in questo momento. Connettiti, cos'è la natura? La natura è madre terra e anche la tua natura selvaggia, la tua autenticità. Ti dicono connettiti con la tua autenticità. E soprattutto utilizza il potere degli elementi per connetterti a quella parte profonda di te. Ci sono le mie meditazioni guidate brevissime sul canale, ragazze mie, ok? Cos'altro? E infatti esprimi la tua individualità, sii te stessa, però per essere te stessa o te stesso devi connetterti con gli elementi, mi spiego? Qua qualcuno di voi esprimerà quello che sente veramente, quello che è, e ti dicono stai facendo bene, ok. Un'altra, vacanza, alcuni di voi potranno andare in vacanza, potranno progettare una vacanza. La risposta che stai cercando può presentarsi durante una vacanza, un ritiro o un viaggio. Un ritiro, qua può essere anche un ritirarsi da una situazione e poi riemergere, mi spiego? Ok, vediamo cosa dicono queste altre carte. Fuga karmica, qua qualcuno va in fuga, qualcuno si sottrae, o tu o una persona si sottrae, qua c'è karma. Allora ti ho detto, qua 5 di bastoni, litigi che ci saranno in questa settimana o qualcosa che accade ha a che fare con la risoluzione del karma, va bene? Quindi connettiti con la tua natura profonda esprimendo l'autenticità. Ok, un'altra. Le paure, benessere personale. Qua verranno a galla delle paure che si risolveranno. Poi abbiamo questa luna piena il 18. Quindi le paure cosa sono? Le paure, come vi dico sempre, sono i desideri dell'anima. La mente ha paura dei desideri dell'anima, quindi tutte le paure che abbiamo di affrontare una cosa, di affrontare un discorso, di affrontare una situazione, sono invece i desideri che l'anima vuole sperimentare. Le paure che accada qualcosa sono i desideri che l'anima vuole sperimentare, perché l'anima ha il desiderio di espandersi grazie a un certo tipo di esperienza. Quali sono queste esperienze? Quelle di cui la tua mente ha paura. Ma tu con il karma è la paura, qua c'è il karma che va a eludere delle tue paure. Quindi è una settimana di grande evoluzione, va bene? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, questo è quanto. Io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!